Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao John, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di soldi e finanziamenti. Ti piace parlare di soldi? Sì, mi piace. Penso che il denaro sia molto importante. Ci aiuta a comprare cose e a pianificare per il futuro. Ottimo, ho molte domande sui finanziamenti. Possiamo parlarne? Certo, Alice. Sono felice di aiutarti. John, cosa pensi significhi finanziamento? Penso che il finanziamento significhi usare denaro per pagare ora e pianificare di pagare dopo. Può essere un prestito, una carta di credito o un budget. È una buona definizione. Spesso sento le persone dire che hanno bisogno di finanziamenti per comprare un'auto o una casa, è vero? Sì, è vero. Molte persone non hanno abbastanza soldi per pagare tutto in una volta. Quindi prendono in prestito denaro e lo ripagano nel tempo. Capisco, quando prendi in prestito denaro, di solito paghi un po' di più. Questo si chiama interesse, giusto? Esatto. L'interesse è il denaro extra che paghi quando prendi in prestito. Rende il prestito più costoso. John, sto pensando di comprare un'auto nuova. Non ho abbastanza soldi per pagare tutto. Dovrei usare il finanziamento? Il finanziamento può essere una buona opzione per un'auto se pianifichi bene. Puoi prendere un prestito per comprare l'auto e ripagarlo in piccole rate ogni mese. Sembra utile. Ma come posso scegliere un buon prestito? Quando scegli un prestito, cerca un tasso di interesse basso. Un tasso di interesse basso significa che paghi meno denaro extra. Controlla anche la durata del prestito. Una durata breve significa che ripaghi il prestito rapidamente, ma le rate mensili sono più alte. Una durata lunga significa rate più piccole, ma paghi più interesse in totale. Ho capito. Confronterò diversi prestiti prima di decidere. È un piano intelligente. Puoi anche chiedere consiglio alla tua banca o a una cooperativa di credito. John, sento anche parlare di carte di credito. Sono una forma di finanziamento? Sì, le carte di credito sono un tipo di finanziamento. Con una carta di credito puoi comprare cose ora e pagare dopo. Ma fai attenzione. Se non paghi l'importo totale ogni mese, pagherai tassi di interesse elevati. Capisco. Mi piace l'idea di usare una carta di credito per le emergenze, ma non voglio pagare troppo interesse. È un buon punto. Leggi sempre i termini della carta di credito prima di usarla. Cerca di pagare la bolletta per intero ogni mese per evitare interessi. Me ne ricorderò. John, cosa mi dici dei prestiti per l'istruzione? Ho sentito parlare di prestiti per studenti. Sono una buona idea? I prestiti per studenti possono aiutarti a pagare il college o la formazione. Molti giovani usano prestiti per finanziare la loro istruzione. Ma devi ripagare il prestito in seguito, quindi devi pianificare con attenzione. Sì, voglio un buon lavoro dopo la scuola, così posso ripagare il prestito. Ricercherò le mie opzioni prima di prendere in prestito denaro per la scuola. È molto saggio. Cerca prestiti con basso interesse e buone condizioni di rimborso. John, come posso imparare di più su budgeting e risparmio? Voglio essere brava a gestire i miei soldi. Ci sono molte risorse gratuite online. Puoi trovare app per il budgeting, video e articoli.
Puoi anche visitare un centro comunitario locale per un workshop su finanza personale. Controllerò online per le app di budgeting. Voglio fare un budget semplice per tenere traccia delle mie entrate e spese. Un budget semplice è un ottimo inizio. Scrivi le tue entrate, poi elenca le tue spese, affitto, cibo, trasporti e risparmi. Cerca di spendere meno di quanto guadagni. Ci proverò. Voglio risparmiare per una vacanza e un fondo di emergenza. Risparmiare per una vacanza e un fondo di emergenza è molto importante. Anche una piccola somma risparmiata ogni mese può crescere nel tempo. Sì, ho sentito parlare della regola paga te stesso per primo. Significa risparmiare denaro prima di spendere per altre cose. Esatto. Quando ricevi il tuo stipendio, metti da parte subito una parte per i risparmi. Poi usa il resto per le tue spese. Cercherò di seguire questa regola. John, è mai una buona idea prendere in prestito denaro per cose come un nuovo telefono o vestiti? Dipende. Per le cose piccole, di solito è meglio pagare in contante. Prendere in prestito per un nuovo telefono può portare a debiti con alti interessi se non paghi in tempo. Sono d'accordo. Voglio evitare debiti per articoli non necessari. Risparmierò prima e poi comprerò ciò di cui ho veramente bisogno. È una scelta intelligente. Pensa sempre se hai davvero bisogno di qualcosa prima di prendere in prestito denaro. John, puoi dirmi di più sui tassi di interesse? Come influenzano prestiti e carte di credito? Certo, i tassi di interesse sono il costo del prendere in prestito denaro. Un tasso di interesse basso significa che paghi meno denaro extra sul tuo prestito. Un tasso di interesse alto significa che paghi molto di più. Capisco. Quando confronto i prestiti, devo guardare attentamente il tasso di interesse. Sì, e controlla anche il tasso percentuale annuo APR. La APR include l'interesse e alcune spese. Ti dà un'idea chiara del costo totale del prestito. Questo è molto utile. Controllerò sempre l'APR prima di prendere in prestito. Bene, comprendere i tassi di interesse è importante per prendere decisioni finanziarie intelligenti. John, qual è la differenza tra un prestito a tasso fisso e un prestito a tasso variabile? Un prestito a tasso fisso ha lo stesso tasso di interesse per l'intera durata del prestito. Questo significa che le rate mensili rimangono le stesse. Un prestito a tasso variabile ha un tasso di interesse che può cambiare nel tempo. Le tue rate possono aumentare o diminuire. Penso di preferire un prestito a tasso fisso. È più facile pianificare il mio budget quando il pagamento è sempre lo stesso. Molte persone scelgono prestiti a tasso fisso per questo motivo. Sono più stabili e meno rischiosi. Sì, voglio evitare sorprese nei miei pagamenti mensili. Cercherò opzioni a tasso fisso quando confronterò i prestiti. È un buon piano. Leggi sempre i termini con attenzione prima di firmare qualcosa. John, ho una domanda sull'assicurazione. L'assicurazione fa parte del finanziamento? Sì, l'assicurazione è parte del finanziamento. Ti aiuta a proteggerti da spese elevate. Ad esempio, l'assicurazione sanitaria aiuta a pagare le spese mediche e l'assicurazione auto aiuta a pagare i danni dopo un incidente. Capisco. Voglio avere un'assicurazione per non avere paura delle spese elevate in caso di emergenza. È molto importante. Quando finanzi un'auto o una casa, i finanziatori richiedono spesso di avere un'assicurazione per proteggere il loro investimento. Imparerò di più sui diversi tipi di assicurazione. Voglio sentirmi al sicuro e protetta. È una decisione saggia.
Leggi sempre i dettagli della polizza e confronta i diversi piani. John, puoi consigliarmi qualche buona banca o cooperativa di credito per un prestito? Ti consiglio di controllare diverse banche e cooperative di credito. Spesso offrono termini e tassi di interesse diversi. Puoi confrontarli per trovare l'affare migliore. Visiterò alcune banche locali e chiederò delle loro opzioni di prestito. Voglio assicurarmi di ottenere un buon tasso. È una buona idea. Puoi anche controllare online per recensioni e confrontare facilmente i tassi. Sì, mi piace usare internet per la ricerca. Cercherò le migliori opzioni di finanziamento prima di decidere. Fai sempre i tuoi compiti prima di prendere in prestito denaro. Ti aiuta a fare una scelta intelligente. John, sento che parlare di soldi e finanziamenti è molto importante. Mi aiuta a pianificare per il futuro. Concordo, Alice. Quando comprendiamo i finanziamenti, possiamo prendere decisioni migliori. Possiamo comprare una casa, un'auto o pagare per l'istruzione senza paura. Sì, e possiamo evitare debiti e gestire le nostre spese. Voglio essere finanziariamente sana. Essere finanziariamente sani significa vivere secondo le proprie possibilità, risparmiare per il futuro e pianificare per le emergenze. Lavorerò sul mio budget e sul mio piano di risparmio. Voglio avere il controllo dei miei soldi. È un ottimo obiettivo. Ricorda, piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti. Grazie, John. Oggi mi hai aiutato a capire molte cose sui finanziamenti. Prego, Alice. Sono felice di condividere ciò che so. Penso che entrambi abbiamo imparato molto oggi. Sì, mi sento più sicura delle mie decisioni finanziarie. Confronterò i prestiti, userò le carte di credito in modo saggio e seguirò un budget. Sono contento di sentirlo. Ricorda di leggere sempre i termini e fare domande se non sei sicura. Lo farò. Voglio essere una prestataria intelligente e una brava risparmiatrice. Sei già sulla strada giusta. Continua a imparare e pianificare e avrai successo. Continuerò a esercitarmi con l'italiano e a imparare sulla finanza. Grazie per questa bella conversazione, John. Prego, Alice. Mi piace parlare con te. Incontriamoci di nuovo per parlare di soldi e altri argomenti. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata, John. Grazie, Alice. Anche a te. Ciao. 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 Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è una parola comune in Italia. Finanziamenti. Finanziamenti. I finanziamenti sono importanti per le aziende. Molti finanziamenti possono aiutare a realizzare progetti. Dobbiamo chiedere finanziamenti per il nostro piano. Denaro. Denaro. Ho bisogno di denaro per comprare un libro. Il denaro non è l'unica cosa importante nella vita. Hai visto quanto denaro ha risparmiato? Prestito. Prestito. Ho bisogno di un prestito per comprare una macchina. La banca offre un prestito a tassi bassi. Posso restituire il prestito in 6 mesi. Carta. Carta. La carta è sul tavolo. Ho scritto una carta per te. Puoi inviare la carta per posta. Interesse. Interesse.
L'interesse per la musica è alto. Ho un grande interesse per la storia. L'interesse è aumentato negli ultimi anni. Opzione. Opzione. Puoi scegliere un'opzione facile. L'opzione migliore è sempre quella giusta. Hai solo un'opzione per rispondere. Tasso. Tasso. Il tasso è un animale notturno. In Italia, il tasso vive nelle foreste. Il tasso ha una pelliccia grigia e folta. Percentuale. Percentuale. La percentuale è un modo per esprimere una parte di un tutto. Abbiamo calcolato la percentuale di sconto. La percentuale di studenti promossi è alta. Durata. Durata. La durata del film è 2 ore. Non conosco la durata della lezione. La durata della batteria è molto lunga. Spese. Spese. Le spese devono essere registrate. Dobbiamo controllare le spese del mese. Le spese per il viaggio sono alte. Risorse. Risorse. Le risorse naturali sono importanti per l'economia. Dobbiamo gestire le risorse in modo sostenibile. Le risorse finanziarie sono limitate quest'anno. Budgeting. Budgeting. Il budgeting è importante per le finanze personali. Stiamo facendo budgeting per le vacanze. Un buon budgeting aiuta a risparmiare denaro. Assicurazione. Assicurazione. L'assicurazione è importante per la sicurezza. Ho bisogno di un'assicurazione per la mia auto. La mia assicurazione copre le spese mediche. Investimento. Investimento. L'investimento è importante per il futuro. Ho fatto un investimento nella mia azienda. Il mercato offre molte opportunità di investimento. Cooperativa. Cooperativa. La cooperativa aiuta i membri a lavorare insieme. Ho deciso di unirmi a una cooperativa agricola. La cooperativa offre molti servizi utili alla comunità. Recensioni. Recensioni. Le recensioni sono importanti per i clienti. Ho letto molte recensioni prima di acquistare il libro. Le recensioni possono aiutare a migliorare un prodotto. Debiti. Debiti. Ho molti debiti da pagare. I debiti possono causare stress. È importante gestire i debiti con attenzione. Emergenze. Emergenze. Le emergenze richiedono una risposta rapida. In caso di emergenze, chiama sempre il numero di emergenza. Le emergenze sanitarie sono una priorità per il governo. Alice e John parlano di quali argomenti? Qual è un buon consiglio che John dà ad Alice riguardo ai prestiti? Alice vuole parlare di cosa oggi? Cosa consiglia John quando si sceglie un prestito? Ottimo lavoro!
Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.